Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti su un altro fantastico episodio sul canale di Loud Travelers. Questa mattina ho attraversato il confine del Bolivia e sono entrato in Perù. In questo momento mi trovo a Puno, la città più grande del lago Titicaca sul versante peruviano che conta circa 200.000 abitanti. Non è uno dei luoghi più belli da visitare, però è uno dei punti di scalo più importanti per visitare il lago Titicaca, dove passerò le prossime 2 notti su un'isola fluttuante. È una delle avventure più straordinarie che farò in Sud America, quindi godetevi il video! Autista della giornata, Leo, che mi sta accompagnando sulla riva del lago Titicaca perché ci sarà una piccola barchetta che mi aspetta per portarmi alle isole Uros, che è un complesso con più di 100 isolette dove vivono delle persone di alcune comunità locali che sono discendenti degli Inca. Con il mio amico Ivano che mi sta accompagnando verso le isole Uros. Il lago Titicaca è il lago navigabile più alto al mondo ad un'altezza di 3.812 metri ed è situato sulla catena delle Ande tra la Bolivia e il Perù. Io in questo momento sono in Perù ed è uno dei simboli della civilizzazione Inca, dove si possono ancora trovare tantissime rovine sulle tante isolette. Vamos, Ivano! Bienvenido a las islas flotantes de los Uros. Esto es una cultura única en el mundo. Actualmente tenemos más de 138 islas flotantes en esta parte del lago. Y en cada una de estas islas flotantes viven entre 1 a 10 familias. También la comunidad y la cultura Uro ha accedido a tener educación. Esto es el jardín. La educación es básica. También hay escuela primaria que están al frente, donde los niños pueden ser educados. Come vedete alle mie spalle, le persone del posto vivono in gruppi ed ogni gruppo ha un suo presidente, ossia una persona che gestisce tutta la comunità. Se le comunità non vanno d'accordo con loro, allora possono dividere le isole, le separano e si vanno a creare 2 comunità diverse. E loro vivono in queste case dove non ci sono veri e propri tetti, ma ci sono delle canne di bambù che ricoprono la parte superiore della casa, giusto per proteggerli dalle piogge, ma non dalle fredde temperature, perché sul lago c'è un'escursione termica, soprattutto in questo periodo, fenomenale. Dai meno 5 ai meno 6 gradi della notte ai 20-21 gradi della giornata, perché stando quasi a 4.000 metri d'altezza il sole picchia. Hola! Questo è il materiale con il quale è fatta l'isola. Adesso mi fermo qui perché sono delle persone del posto che mi andranno a spiegare come vanno a creare quest'isole, perché non è che si mantengono così per tutta la vita, ci vuole una manutenzione costante. Quindi saliamo su. ¿Puedo ingresar? Saliamo. Ah, gracias. Ah, muy bien, gracias. Kamisaraki. Qui su queste isole non parlano tantissimo spagnolo, ma parlano un dialetto diverso. Come si chiama l'idioma da qui? Aymara. Che si chiama Aymara, che è un dialetto che proviene dalle persone native del posto antichissime. È una cosa fantastica camminare su quest'isola perché comunque si muove, hai quasi l'effetto di stare su un materassino al centro dell'acqua ed è morbidissimo. Le persone stanno caricando la totora, ossia queste piante che si trovano naturalmente nel lago e sono le piante che formano tutte queste isole. Le caricano sulla barca e le trascinano sulle isole. Grazie.
Adesso Marisa mi mostrerà una delle case dove vivono le persone del luogo all'interno. Qui all'interno hanno tantissimi vestiti per coprirsi dalle notti gelide, alcuni giochi per i bambini del posto, mentre qui invece alle spalle hanno un letto con tante di quelle coperte sopra che non potete immaginare. Yo soy el presidente de los Uros. Nosotros vivimos acá 4 familias, todos niños, abuelos, vivimos 20 personas. Ahora te voy a enseñar cómo se construye una isla flotante. Son palos de eucalipto. Estos bloques son grandes. Con esto antes nuestros abuelos lo trazaron así. A conseguir palos de eucalipto, y lo plantamos en cada bloque. Y lo amarramos a cada bloque. La primera semana tiene que ser cruzado también. La segunda semana y la tercera semana, para que se compacte con la raíz, con la totora. Nosotros invitamos a los vecinos para que nosotros, las mujeres juegan vóley, Sí. los hombres fútbol. Hacemos fiesta también para que se compacte. La casa del presidente, la cocina, dependiendo de que cómo mantenemos las islas así. Si mantenemos aguanta unos 40, 45 años así. Cada un mes, 15 días lo tenemos que trabajar así. Anzi, una storia che mi ha fatto sorridere, mi diceva che non essendoci discoteche, locali oppure musica, questo è la barca del romanticismo oppure la barca dell'amore, ossia loro per riprodursi, perché qui comunque vivono tutti quanti insieme, lui e lei vanno sulla barca, si spostano al centro del lago e poi ritornano in 3. Bellissimo. Qui sono con una piccola amica che ho conosciuto sull'isola degli Uros, che è molto curiosa di vedere come funziona la mia camera. Adesso gli spiego un po' di cose. Come si chiama? Sono arrivato nella struttura che mi ospiterà per le prossime 2 notti. È fantastico, gli esterni sono tutti fatti di vetro, quindi stanotte avrò una vista a 360 gradi sul lago. Scendiamo e vi faccio vedere com'è l'abitazione all'interno. Wow! Fantastico! Ragazzi, guardate la vista che avrò dalla stanza. Questo è tutto il lago Titicaca. Questo è il mio letto. E all'esterno ho anche un terrazzo con il letto dove posso stendere le sedie. Fantastico. Poiché non posso spostarmi dall'isola per andare in qualche ristorante, perché vi dovrei spostare solo con la barca, abbiamo qui una sala in comune dove io, in compagnia con le altre 3 famiglie che vivono del posto, perché Ivan, che vi ho mostrato prima, lui è il presidente di questa comunità, e questa dove sto andando adesso è la sala in comune dove tutti quanti insieme avremo la colazione, il pranzo e la cena. Quindi andrò a vivere con loro per i prossimi 3 giorni. Wow! Guardate questa sala, anche questa è tutta vetrata, e in fondo alla sala vedete questo animale che troviamo raffigurare l'imbarcazione turistica, o che si trova anche all'ingresso delle isole di Uros. È un puma di pietra, dal quale deriva proprio il nome del lago Titicaca.
Titicaca, ossia puma di pietra, perché si dice gli Inca nell'antichità avessero visto sorgere un puma nero con gli occhi di fuoco all'interno di una di queste isole nel lago di Titicaca. Per questo è diventato il loro simbolo e anche per questo è stato dato questo nome al lago, che non dimentichiamoci a 3820 metri è il lago navigabile più alto del mondo di acqua dolce. Siccome è bello, mi ha visto e mi è corso incontro con questo pezzo, quest'osso con un po' di carne di lama che sta mangiando. Ehi! La cosa che mi piace di più di stare sul lago Titicaca è il silenzio e il relax che c'è, perché siamo a 13 km dalla costa, dall'isoletta più vicina, e veramente si sta tranquillissimi. Questo è il posto dove sto alloggiando io. In questo momento sono venuto qui dove c'è questa piccola baracca che è ancora in fase di costruzione e guardate il paesaggio che ho davanti ai miei occhi. Cioè, questi sono luoghi che mi resteranno per sempre all'interno del cuore, della testa, negli occhi. Insomma, sono veramente esperienze bellissime quelle che sto vivendo in Sud America e spero che un giorno tutti quanti voi riusciate a venire in questo posto, perché veramente ne vale la pena. È qualcosa di spettacolare. Hola, hola. Chicas, espera, espera. No se hace. E aquí stavo. Ragazzi, quanto sono belle queste due bambine che ho incontrato qui. Stavano facendo un gioco che mi passavano in mezzo alle gambe e uscivano dall'altra parte, così si divertivano. Mi piace proprio la loro innocenza, il fatto che si stupiscano. Si è presa la camera. Ma sta chi? Sono curiosissimo di vedere quello che sto facendo, spera. Sì, questa è la vera felicità che si legge negli occhi dei bambini. Aspetta, lei ha bisogno di una mano? Vieni. Sta chi? Dai la mano. Questi bambini che con poco e niente, con delle semplici latte di plastica che normalmente contengono la benzina, stanno correndo sullo strato di totora, che sono queste piante che compongono le isole galleggianti, e vediamo la felicità in giochi proprio così semplici. Vamos! Guardate, guardate come si divertono. Ragazzi, sono tornato in stanza
e velocemente vi devo fare una doccia perché il sole è già tramontato dietro le montagne e poiché queste strutture funzionano con i pannelli solari, se non mi faccio la doccia subito l'acqua dopo sarà congelata e per stanotte si prevedono temperature meno 6 gradi centigradi, quindi ci vediamo dopo! Buongiorno e benvenuti per un'altra giornata sul lago Titicaca, il lago più alto al mondo. Quest'oggi Ivan mi ha svegliato e ha detto: Gaetano, ho appena buttato la rete a mare, andiamo a vedere se abbiamo preso qualche pesce. Qui ci dirigiamo al centro del lago per vedere se siamo riusciti a pescare qualcosa. Ragazzi, l'altezza si fa sentire, quasi 4.000 metri, ormai non mi fanno dormire la notte, però si va avanti. Los nidos de aves son como una de las primeras formas de isla, que es... Sí. Entonces vamos a ir así. Ok. De varias maneras. Aquí tenemos un otro, este es mayor. Questo è uno dei più grandi che abbiamo preso oggi. Oh, questo è grande. Questo è differente dello otro. Esto es el pez gato, se llama Mauri. Ah, Mauri, infatti ha due cornicelli qui avanti, che è completamente diverso dagli altri. Ragazzi, abbiamo anche pescato una specie di papera, queste qua che nel lago vanno sotto per andare a pescare. Poverina, però ha detto anche questa farà parte del nostro pranzo insieme a tutto il pescato, perché normalmente loro mangiano le uova di questi animali, ma adesso mangeranno anche l'animale stesso, quindi mi stavo dicendo che abbiamo trovato un buon bottino per questa pesca. Agarrarlo, entonces, pero hay un punto aquí, ¿no? En la cabeza. Sì. Ci siamo fermati con l'imbarcazione nel bel mezzo della totora, ebbene sì, perché questo che vedete intorno a me è il materiale che viene usato per fare le isole fluttuanti. In questo momento Ivan sta togliendo dalla rete tutto il pescato del giorno, tutti i pesci che abbiamo preso. Ragazzi, ne sono veramente tanti. Qui c'è il... Entonces tengo un cuchillo atado a un palo. Hay otros que son más pequeños, ¿no? Hay otro de ese tamaño y se puede ir a cortar en partes menos profundas, ¿no? Donde tú entras al agua y cortas. Se va recogiendo, ¿no? La totora que ha sido cortada. Usualmente las personas locales se bañan durante el día. Los niños también nadan, ¿no? Bastante. Tenemos niños que llegan después de la escuela y empiezan a nadar en agua, ¿no? 2 a 3 veces, ¿no? Esto también se utiliza como para limpiar, porque tiene agua dentro, ¿no? Contiene. Entonces se puede utilizar y limpiar, ¿no? A los bebés más che todo. Vedete qui il lago è composto completamente di totora e i rami sono tagliati, le piante, fino al pelo dell'acqua, in modo tale che in 1 o 2 settimane crescano nuovamente. Si possono mangiare, a volte le utilizzano per lavarsi i denti, per costruire le case, per fare le barche, per fare qualsiasi cosa. È come se fosse proprio parte, anzi è parte proprio della loro cultura. La popolazione degli Huros fa molto affidamento sul pescato, ossia sui pesci che riescono a prendere all'interno del lago. La trucia è uno dei pesci più grandi che può arrivare fino a 1 metro, però per il resto loro gettano queste reti con queste pietre piccoline che le fanno andare a fondo e aspettano 1 o 2 giorni che il lago sia calmo per tirarli su. La maggior parte del pescato è molto piccolo, se sono fortunati riescono a prendere qualcosa di più grande e mi dicevano che la loro dieta principale è basata proprio sul pesce che riescono a prendere dal lago, a parte qualche piccolo allevamento di polli o altri animaletti che hanno sull'isola.
Ebbene sì, non me l'aspettavo, ma questo posto mi mancherà veramente tanto. La tranquillità, i bambini, i loro sorrisi, i loro occhi. Sono emozioni uniche. Ed eccomi sulla barca per lasciare uno dei posti più unici che abbia mai visto durante i miei viaggi in giro per il mondo. La mia valigia, il mio zainetto che mi accompagnano per questi 2 mesi attraverso il Sud America e il ritorno a Puno, dove poi mi sposterò allo stazionamento dei pullman per dirigermi alla mia seconda città nel Perù, ossia Cusco. E da lì inizierà un'avventura mondiale, una delle meraviglie più belle del mondo mi aspetta, quindi ciao ragazzi! Muchas gracias por todo. Un gusto conocerte. Vamos a ver en una otra parte del mundo, probablemente en una otra vida. Hasta luego. Gracias. Ragazzi, buongiorno a tutti. Stamattina mi sono svegliato alle 3:30. In questo momento mi trovo alla stazione di Ollantaytambo, una delle stazioni principali da raggiungere per poter andare a visitare la famosissima Machu Picchu.